Pitagora ci ricorda che le due parole più brevi e più antiche, sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Ed è vero, può essere complicato, ma imparare a dire no permette di porre limiti e confini ben precisi tra noi e gli altri, impedisce all'altro di vederci manipolabili e di concretizzare così i suoi desideri più egoistici o manifestare la sua prepotenza, malsana ostinazione e assurde pretese. Tra l'altro, come ci ricorda Publilio Siro, si sente meno illuso quello a cui si dice subito no. Imparare a dire no, dunque, ci protegge, ci difende, ribadisce la nostra identità, il nostro diritto di autodeterminazione, la nostra legittima libertà di scelta. È una attenta forma di cura e selezione sia verso noi stessi che verso ciò che veramente vogliamo e non vogliamo, che ci permette di dare finalmente priorità a ciò che riteniamo davvero importante, non lasciandoci forzare dalle aspettative altrui, quindi rispettandoci e facendoci rispettare. Romano Battaglia, infatti, ci ricorda che di solito, in molte occasioni, per convenienza, simpatia, costrizione o falsità, diciamo di sì. Bisogna avere il coraggio di dire no quando l'occasione lo richiede. Solo così non avremo rimpianti e saremo orgogliosi della nostra scelta. La vita è piena di sì sprecati e di no taciuti. Impara dunque a dire di no, non lasciare che la tua bocca sovraccarichi la tua schiena. Imparare a dire no, dunque, è liberatorio, riduce lo stress, migliora il rapporto con se stessi e con le proprie reali inclinazioni e desideri, garantisce maggior equilibrio e serenità. E tutto questo poiché riporta il focus sui nostri reali bisogni, allontanandoci da frustrazione, rabbia e colpa verso noi stessi, oltre che senso di inadeguatezza nel non saperci difendere dalle morbose, inopportune richieste altrui. Jodi Picoult, infatti, ci ricorda che nello spazio tra un sì ed un no c'è tutta una vita. È la differenza tra il sentiero che percorri e quello che ti lasci alle spalle. È la discrepanza tra chi credevi di poter essere e chi sei veramente. È il posto vuoto per le bugie che ti racconterai in futuro. Secondo Gandhi, infatti, un no detto con la più grande convinzione è migliore di un sì pronunciato solamente per compiacere. Impara dunque a dire di no e sii scortese quando è necessario.